Inter-Liverpool 0-2, vince il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, una sconfitta che brucia per come è maturata, non perché non avessimo messo in conto la possibilità di perdere con il Liverpool, anzi, avevamo messo in conto che si potesse perdere e molti di noi soprattutto temevano sotto sotto la possibilità di poter diciamo andare incontro anche ad una cosiddetta imbarcata, di poter prendere tanti gol. I gol alla fine sono stati due, ma pesa il modo in cui è maturata questa sconfitta, una sconfitta che l'Inter non ha meritato perché l'Inter ha giocato bene, ha giocato con grande personalità, ha fatto quello che noi volevamo vedere da quest'Inter, un Inter che a San Siro si è dimostrata essere una buonissima squadra, ha dimostrato il valore della squadra campione d'Italia, ha giocato con personalità, ha attaccato una delle squadre candidate alla vittoria di questa Champions League, si è proposta in avanti, ha creato un buonissimo numero di occasioni da gol e questo è il grande rammarico, questo ancora una volta la grande tristezza con cui chiudiamo la partita. Tante occasioni da gol create in una competizione così, contro avversari così, purtroppo non puoi permetterti di sbagliare così tante volte davanti alla porta. Certo che se quella traversa di Ciala avesse girato in un altro modo o anche Lautaro avesse tirato leggermente più in là, probabilmente staremmo parlando di un'altra partita. Però il calcio è così, chi vince esulta, chi perde spiega e noi purtroppo siamo qui a spiegare che Simo si può essere, diciamo, tra virgolette soddisfatti anche in una sconfitta, diciamo così. Sì, cioè se siamo qui un po' tristi e un po' delusi è proprio perché l'Inter ci ha dimostrato che con Liverpool se l'è giocata praticamente alla pari, perché anche nei numeri, se vai a vedere, mi pare di aver visto prima possesso palla, più o meno siamo lì. Il Liverpool fa 2 tiri totali in porta, 2 gol, l'Inter ne fa 0, purtroppo, anche se quello di Ciala secondo me è un tiro in porta, al di là del fatto che i legni vengono considerati tiri fuori e non tiri in porta. Spreca purtroppo 3 ripartenze sanguinose, diciamo, che dove sbaglia il cross, sbaglia l'ultimo passaggio, quelle non entrano negli highlights e nei tiri, ma sono occasioni giganti, e fa un gol in fuorigioco con Dzeko. Insomma, io francamente non me la sento, ti dico la verità, non me la sento di paragonare questa partita a quella con il Real Madrid. L'ho fatto durante la cronaca perché poi alla fine si è sviluppata in quel modo lì. Però il Liverpool ti fa 2 gol casuali, cioè parliamoci chiaro. Il colpo di testa di Firmino è di spalle, te la mette nell'unico punto fra la mano e il palo di Andanovic, il secondo è un tiro deviato. Cioè non è che dici, loro sono cinici perché sono il Liverpool. Sì, potremmo dirlo, però non è che ti hanno fatto il gol con l'azione da Liverpool l'unica volta che gliel'hai concessa. Hanno trovato due conigli dal cilindro, come si suol dire, a differenza del Real, dove invece quella ti avevano fatto un'azione, diciamo, costruita. Quindi, cosa dire, mi dispiace molto per il risultato, non perché io sognassi di andare ad Anfield e fare chissà che miracolo, ma perché una prestazione di questo tipo, venendo da partite non facili e non vinte contro Milan e Napoli, secondo me meritava per i nostri ragazzi di avere un risultato diverso, quantomeno un pareggio, quantomeno un pareggio. E invece purtroppo la sfortuna ci guarda ancora per l'ennesima volta e vabbè, ripartiamo comunque con fiducia, almeno io. Sì, ripartiamo con fiducia anche perché chiaramente io diciamo che la partita si è risolta soprattutto perché c'è una netta differenza tra le due squadre a livello anche di profondità di rosa, perché l'Inter alla fine del primo tempo ci stavamo interrogando, molti in chat ci chiedevano chi cambiereste all'intervallo, sostituireste qualcuno, io sinceramente ho detto non toccherei nessuno perché l'Inter nel primo tempo ha giocato, se l'è giocata alla pari, ha creato le migliori occasioni secondo me rispetto al Liverpool nella prima frazione di gioco e quindi dicevo non bisogna cambiare, anche perché mister Inzaghi si gira e in panchina non è che avrebbe trovato chissà quali elementi in grado di cambiare l'incontro, almeno secondo me, e quindi riuscire a mantenere quell'intensità del primo tempo sarebbe stato francamente impossibile per tutta la partita e infatti appena siamo calati siamo stati puniti, mentre loro hanno avuto l'opportunità di cambiare i titolari con altri giocatori che sarebbero probabilmente titolari in qualsiasi squadra di Serie A. Questa è la grande differenza che si intravede a questi livelli sicuramente, ci deve far riflettere anche sulla composizione della nostra rosa la prossima stagione, nella prossima stagione e negli anni a venire per competere a questi livelli qui. Bisogna fare qualcosa di importante anche a livello di alternative ai titolari
e chiaramente bisogna fare qualcosina anche dal punto di vista dei titolari a questo punto, perché Simo, io francamente non voglio dare colpe specifiche, però ancora una volta non capisco perché creiamo le stesse occasioni o addirittura di più rispetto agli avversari, però da un lato dietro il gol lo prendiamo, dall'altro davanti non lo facciamo. Questo è francamente un problema grave e mi dispiace molto, perché a questi livelli soprattutto non si accetta questo, diciamo. Guarda, io l'unico rammarico che ho, visto che stavamo parlando dei titolari, delle scelte, è l'ennesimo cambio Sanchez-Lautaro, che io continuo a non capire e non capirò penso fino a maggio a questo punto, perché secondo me a livello proprio di caratteristiche è un cambio deleterio, anche se Lautaro poi non è che ti crei quelle 5 occasioni nette da gol, però è sistematico che ogni volta che il mister lo toglie per mettere Sanchez, l'Inter smette di attaccare, cioè sarà un caso, però è così. E anche nelle prepartite dicevamo Lautaro è l'unico degli attaccanti che attacca la profondità, che può mettere un po' in affanno Van Dijk e Konaté. Perché non mi togli Dzeko una volta nella vita? Una volta, non dico sempre, una volta. Non perché Dzeko abbia giocato male, mancherebbe altro, però abbiamo visto che poi, soprattutto nei primi minuti dopo quel cambio, ancora qualche pallone in profondità verso Edin è stato giocato. Ma a questo punto, se lo devi far giocare così, lasciami Lautaro, che è più brillante, che è anche più bravo nel dribbling secco, tra le altre cose. Non lo so, mi dispiace perché non dico che avrebbe cambiato la partita, mancherebbe altro, però è una di quelle cose che secondo me, con tutto il rispetto per il mister che ne sa 1 miliardo più di me, ci mancherebbe, però è una di quelle cose che ormai notiamo da tempo e quindi mi aspettavo che potesse cambiare prima, però vabbè, ormai quel che è fatto è fatto. E che partita è stata? Brevemente riepilogo un po' l'andamento della gara con l'Inter che ha provato subito ad andare alta, ad aggredire gli avversari, è partita subito forte, però un errore di De Vrij inizialmente aveva portato ad un primo tiro di Salah deviato con un primo brivido per la difesa, poi l'Inter è cresciuta di nuovo, delle chiusure preziosissime ci hanno tenuto subito a galla con Skriniar monumentale oggi in diverse occasioni. Mané ci ha fatto tremare con un colpo di testa in occasione, un colpo di testa finito sopra la traversa, poi soprattutto Hakan Çalhanoğlu che invece la traversa la colpisce in pieno al 15° minuto al termine di una grande azione dell'Inter. Poi al 34° c'è un'altra grande azione con Lautaro profondo, va per Dumfries che prova il cross dentro e Dzeko viene chiuso proprio all'ultimo da Konaté quando stava per battere a colpo sicuro in porta. Un altro contropiede pericoloso dell'Inter che nel finire del primo tempo era anche cresciuto a livello di intensità. Il Liverpool sembrava essersi ritirato un po', sembrava aver abbassato l'intensità, l'Inter ne stava per approfittare ma non è riuscita a mettere il pallone in porta. Il secondo tempo l'Inter è partita molto bene, i primi 15 minuti molto bene secondo me della nostra squadra, con diverse occasioni, soprattutto un Perisic partito fortissimo, un tiro di Brozovic che però finisce sul fondo. Ad un certo punto c'è anche un gol annullato per Edin Dzeko che è stato pescato da Vidal alle spalle dei difensori, fuori gioco di pochi centimetri, con Dzeko che batte Alisson ma azione irregolare, e quindi il momento del cambio, Lautaro Martinez per Alexis Sanchez, Lautaro che non la prende bene, secondo me anche giustamente, comincio a capire anche un po' il malumore dell'argentino quando viene sostituito, e rimane in campo invece Edin Dzeko che ha una grande occasione per andare al tiro ma non se la sente, non tira in porta con Alisson fuori dai pali e sfuma l'occasione. Al 75° gol di Firmino su calcio piazzato, all'82° gol di Salah sempre da calcio piazzato, e questo sicuramente forse si poteva far meglio anche da quel punto di vista. Simo, purtroppo probabilmente con questo 2-0 il risultato è abbastanza compromesso, almeno dal punto di vista della qualificazione agli ottavi di finale. Andare ad Anfield e pensare di farne 3 o comunque di portarla ai supplementari si può fare, ma chiaramente sarebbe una vera impresa da questo punto di vista. Diciamo che possiamo imparare la lezione ancora una volta, anche qui non possiamo fare altro che prendere atto del risultato e dire che sì, magari con i titolarissimi a questi livelli abbiamo visto che te la puoi giocare per fare qualcosina in più, per passare i turni ed arrivare in fondo. Devi migliorare sicuramente nella finalizzazione, serve un grande centravanti, che sia Lautaro se si sblocca e se si mette nelle condizioni di diventare un grande centravanti, o un altro da individuare, e bisogna sicuramente allungare la rosa. Solo queste sono le considerazioni che mi viene da fare. Altrimenti grande Inter,
spero di vederla così in campionato fino alla fine, perché se l'Inter continua in campionato sulla falsariga di quello che abbiamo visto oggi, vince assolutamente in carrozza. Non vedo nessuna squadra italiana lontanamente vicina al nostro livello. Quello che ha detto Klopp nella vigilia è la verità. L'Inter è la squadra più forte d'Italia e l'ho fatto vedere anche oggi, e quindi deve farlo vedere da qui a maggio andandosi a prendere lo scudetto. Questo è poco ma è sicuro, e non c'è questione di mettere pressione o altro, questa è la verità. E sul discorso da allungare la rosa hai perfettamente ragione, anche perché che cosa abbiamo detto all'intervallo? La paura è capire quanto l'Inter riesca a reggere questo ritmo. Probabilmente cala un po' al 70°, come era fisiologico che fosse, e il Liverpool mette in campo Keita, Henderson, Milner, Diaz e Firmino. Noi mettiamo in campo Sanchez e basta, che era l'unico effettivamente di un certo livello, e poi nella partita, cioè nella parte finale Gagliardini, i soliti. Questo è evidente. Cioè, la differenza era palese. Per questo dico, prendiamoci le cose positive di una partita che è stata tutt'altro che un disastro. Questo va detto. Fateci sapere nei commenti anche le vostre opinioni, mi raccomando ragazzi, calma con i commenti, cerchiamo di rielaborare e di commentare in maniera sensata questo post